Norme in vigore sull'utilizzo del metal detector febbraio 2025. Il metal detector è uno strumento di libera vendita ed è utilizzato da chi per hobby ricerca oggetti antichi o tesori nascosti sotto il suolo o in mare. A tale riguardo occorre precisare che non tutti gli oggetti rinvenuti sotto il suolo diventano di proprietà di chi li trova. Gli oggetti di valore archeologico o storico, infatti, appartengono al demanio statale. L'articolo 822 del Codice Civile stabilisce che i beni di interesse storico, archeologico e artistico appartengono al demanio statale. Chi trova beni culturali con il metal detector entro 24 ore dalla scoperta deve farne denuncia al comune o alla sovrintendenza competente. Molti cercatori, specialmente nel periodo estivo, magari la sera, quando non c'è nessuno a controllare, si avventura nelle spiagge con il proprio metal detector alla ricerca di oggetti preziosi smarriti da bagnanti distratti. Qualcuno si dimostra anche orgoglioso dei piccoli tesori rinvenuti nella sabbia, come possiamo vedere in molti video di YouTube, nei quali si documentano importanti ritrovamenti di gioielli, con la chiara intenzione di non denunciarli. È bene sapere però che gli oggetti smarriti vanno consegnati alle autorità competenti. L'articolo 927 del Codice Civile prevede infatti che chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e, se non lo conosce, deve consegnarla, senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento. Prima di essere abrogato, l'articolo 647 del Codice Penale puniva con la pena della multa e la reclusione l'appropriazione di cose smarrite. Attualmente l'appropriazione di cose smarrite viene punito con la sanzione pecuniaria minima di 100 euro e massima di 8.000 euro. Dove è vietato l'uso del metal detector? Per quanto detto sopra, è chiaro che la ricerca archeologica è vietata, in qualsiasi forma. La legge vieta l'utilizzo del metal detector nelle vicinanze dei siti archeologici. Il divieto vale anche per le zone in cui sono previsti vincoli paesaggistici, come i parchi nazionali, per evitare che si deturpi il territorio a causa delle buche scavate nel terreno. Al pari delle zone archeologiche, anche le spiagge possono essere zone vietate se sottoposte a vincoli paesaggistici. Per non parlare delle spiagge date in concessione, i cui titolari potrebbero legittimamente vietare di utilizzare il metal detector all'interno del loro stabilimento, che inizia oltre la battigia, ovvero 5 metri dall'acqua, oppure 3 metri nel caso l'ampiezza della spiaggia sia inferiore ai 20 metri. Attualmente, chi utilizza un metal detector deve sapere che di recente la legge numero 22 del 2022, che contiene disposizioni in materia di reati contro il patrimonio, all'articolo 1, ha previsto l'introduzione di un nuovo reato che interessa proprio i metal detector. Si tratta dell'articolo 707 bis del Codice Penale, che punisce il possesso ingiustificato di strumenti per sondare il terreno o di apparecchiature in grado di rilevare in esso la presenza di metalli in determinate aree. Questo quanto previsto dalla norma. È punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 500 euro a 2.000 euro chi è colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione, all'interno di aree e parchi archeologici, di zone di interesse archeologico, se delimitate con apposito atto dell'amministrazione competente, o di aree nelle quali sono in corso lavori sottoposti alle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico, secondo quanto previsto dalla legge.